e andiamo a prenderlo dove c'è scritto LED. Eccolo qua, LED. Ne faccio uno alla volta per farvelo capire meglio. Quindi c'è rimasto il 12 volt che adesso andiamo a prenderlo qui, due fili anteriori, in questo caso è un furgone quindi usa solo due casse, quindi ho due fili di una cassa anteriore e due fili dell'altra cassa che sono qua, ok, eccoli qua, 2 e 2, così. Abbiamo ancora il negativo che non ho ancora inserito, che adesso lo metterò, che va sempre qui insieme a questi, che è quello del freno a mano. Vi ricordate che vi dicevo che se non mettiamo questo in movimento poi non ci fa vedere dei video. Ok, quindi mettiamo anche questo negativo, perfetto. Allora ci rimane solo da collegare le casse e il positivo lo andiamo a prendere qui. In questo caso, se noi battiamo col tester, prendiamo il tester, vi faccio vedere, mettiamo su continuo qua e non so se riesco a farlo rimanere, spero che si veda, facciamo così, perfetto. Allora se noi mettiamo quando c'è la chiave, di solito c'è il negativo, ok, e andiamo a battere per cercare il positivo, quindi vedremo che uno, se noi tocchiamo, vedete che segnala 12 volt, mentre dall'altra parte no, quindi questo di qua è il 12 volt, perfetto. Quindi questo che vedete qui è il 12 volt, in questo caso io lo spelo, ok, lo allungo e lo vado a collegare qua. Ragazzi, i collegamenti li sto facendo velocemente per farvi capire, poi metteteli bene con dei morsetti, dei mammut o quello che vi serve, rubacorrente, quello che volete. Ok, ecco qua. Allora, diciamo che abbiamo collegato tutto tranne le famose casse che vi dicevo prima, ok, e basta, tutto quanto c'è. Adesso vado a prendere la radio e vediamo se effettivamente funziona. Attacco lo spinotto, proviamo a girare la chiave, mettiamo in moto, ecco che vedete che si è accesa. Bisogna vedere se con le impostazioni ok, ho messo in moto, si è accesa, ovviamente tutto da configurare, vedo che non si tira fuori da sola, probabilmente c'è da configurarla. Se schiaccio vedo che viene fuori, vedete, ha già uno sul sistema che è carino. Nel momento che io spengo, tolgo la chiave, vedete che si spegne e vedete che rientra, molto comodo. Probabilmente bisognerà mettere la funzione di apertura, credo che sia parte, presumo, se no ogni volta noi dobbiamo schiacciare, vedete che salta fuori. Ha un bello schermo, nel momento vedete che ha un bello schermo, vedete che ha un sacco di roba che poi vedremo bene dopo. Nel momento che spengo, comunque la funzione principale secondo me non è tanto l'apertura, che è un attimo, ma la chiusura, che quando andiamo via magari ci dimentichiamo, in questo caso lo fa da solo. Veramente molto utile. Bucato con la fresa che danno in dotazione per la retrocamera, in questo caso bucato centralmente, ho preso la misura qui, e abbiamo il suo spinotto dove va collegato qua e dovremo collegare il positivo e il negativo, e ovviamente qua dovremo collegare il cavo, quello del segnale. Allora
io mi sono già portato dall'autoradio tutto il cavo fino a qua, lo vedete che è qui, e ho già passato il cavo nel gommino che lo vedete che è qua sotto. Allora adesso io collego bene, saldo con la guardia termorestringente questo qua, faccio passare il cavo del segnale e andiamo a prenderci, in questo caso è semplice perché il fanale è qui, all'interno c'è lo spinotto, vado a prendermi il positivo della retromarcia. Basterà collegare in contemporanea questo filo rosso che vedete che è il positivo della retromarcia più quello della retrocamera qua, ok, e negativo ovviamente alla carrozzeria. Cosa succede? Ogni volta che noi diamo la retromarcia darà il positivo, alimenterà in contemporanea la telecamera e alimenterà l'autoradio, nel senso darà segnale, quello che abbiamo visto prima dove è scritto back, in modo che commuterà da qualsiasi schermata che siamo in automatico e vedremo la retrocamera, ok? Quindi insieme daremo il positivo della retrocamera con quello della retromarcia, ok? Accendiamo il quadro, inseriamo la retromarcia, in questo caso è spenta ma era accesa, che è questa. Ho staccato lo spinotto, quindi qua in questo caso è molto semplice. Prendiamo il nostro test come sempre, mettiamo su 20 volt continui e facciamo la prova. Io qua l'ho trovato subito, sono i due centrali, quindi uno è negativo e uno è positivo, come vedete segna il 12 volt, faccio fatica ma ecco qua, 12 volt, ok? Poi togliamo le retromarce e vediamo se siamo sicuri che è quello. In questo caso io l'ho già fatto, quindi questo è il positivo della retromarcia, quindi andrò a collegare i miei fili che ho passato e vedete li ho stati per vedere che si stacchino, il positivo del filo che va fino all'autoradio dietro e il filo che va a alimentare la retrocamera. Adesso io lo spelo e lo metto qua. Vi faccio vedere provvisoriamente la retrocamera, come vedete montata in questo caso in mezzo, poi non l'ho ancora inserita perché aspetto di vedere e girarla nel senso giusto. Ok, allora mettiamo il cavo del GPS, quindi va abitato qui, io lo metto sotto l'autoradio, ecco qui, così. Poi cavo dell'antenna, l'ultimo che vedete qui sotto così qua, ma c'è scritto qui, è il famoso cavo della telecamera, eccolo lì, spinotto da collegare, e voilà, infiliamo tutti i fili con calma. Prima di chiudere controlliamo che sia tutto funzionante. Molto caldo in questi giorni. Ok, non bruciano, no. In questo caso io sto usufruendo di tutte le due autoradio, quindi premiamo il tasto e vediamo che l'autoradio effettivamente si accende. Questo è il logo iniziale ovviamente da una 500, ma possiamo cambiarlo, ok? Perché è da una 500 Abarth. Ok, all'inizio qua c'è anche l'illuminazione, possiamo cambiare anche l'illuminazione, in questo caso vedete che ha più colori, quindi andiamo nelle impostazioni, qua possiamo cambiare i colori del LED, come vedete dell'illuminazione qua sotto, quindi bianca, viola, ciano, giallo, rosso, blu, verde, e automatico fa il cambio dei colori. In questo caso io lo metto rosso, quindi andiamo un po' a vedere. Questa è la, adesso spengo magari qua così si vede meglio, la strumentazione quella diciamo così originale, come possiamo vedere la schermata, scusatemi, originale. Se io spengo il mezzo vediamo cosa succede, si spegne tutto e come vedete rientra. Ok, montato tutto, una volta accesa
Se noi mettiamo la retromarcia, come vedete, in automatico, vediamo che si vede dietro. Si vede un po' così perché oggi purtroppo c'è la nebbia e si vede in questo modo qua, ma vi assicuro che si vede bene. Ok, una volta tolto la retromarcia, dopo un po' ritorna di nuovo nella sua posizione, quindi si chiude e ovviamente continua a funzionare. Ecco qui. Ma se vogliamo farlo uscire basterà schiacciare questo pulsante e ovviamente verrà fuori. Possiamo anche regolare, come vedete da qua, l'inclinazione del monitor per magari vedere meglio se c'è il sole che dà fastidio. Una volta che spegniamo, come vedete, si spegne tutto e rientra nella sua posizione. Perfetto. Al prossimo video da calendario. Ciao ciao!